Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2023. Grazie. Wow, abbiamo il diavolo, amici dell'Ariete. Periodo impegnativo, direi, con la carta del diavolo. Quando c'è il diavolo si parla sempre di qualche tipo di energia un po' repressa, un po' bloccata. Potrebbe essere rabbia, potrebbe essere paura, potrebbe essere condizionamento mentale, controllo. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link ad altri video che potrebbero interessarvi, come per esempio il corso gratuito di tarocchi o le letture semestrali del 2023. E per chi volesse contattarmi, ho scritto l'email qui, quindi è facile da reperire e insomma mi potete contattare via mail. Allora, partiamo con un 6 di bastoni al contrario, l'asso di denari, un 2 di bastoni, l'imperatrice, un 7 di spade, un 5 di bastoni, no, scusate, pentacoli, e un re di bastoni, perché ho letto bastoni. Ok, 6 di bastoni al contrario, ragazzi, si entra in una fase, diciamo così, di risultati che devono arrivare, ho come la sensazione che qualcuno si stia aspettando, giustamente avendo anche questo asso di denari, un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di percorso. ehm, Può essere un nuovo percorso lavorativo. L'asso di denari normalmente fa anche riferimento a un dono, che può essere sì in denari, appunto, quindi un dono economico, un aiuto economico, ma anche un dono di tipo pratico potrebbe essere per qualcuno, ok? Ho come l'idea che abbiate voglia di andare avanti, abbiate voglia di andare verso il successo, ci sia effettivamente questa prospettiva con questo asso di denari, ma vedendo poi come si sviluppano le cose, direi che ragazzi non è così semplice come voi pensate. C'è un 7 di spade, lo sento molto collegato al diavolo, qualche tipo di forte condizionamento o dipendenza, perché ho un 5 di pentacoli al contrario, qui sento che c'è qualcuno che, come vi posso dire, è legato a una schiavitù volontaria. La sento un po' per questo lato, che sia poi un condizionamento di tipo mentale o di tipo fisico. Questo ognuno poi lo applichi alla propria realtà, però avendo questo 5 di pentacoli ho come la sensazione che ci sia una sorta di sensazione, perché è solo una sensazione, di non potersi muovere. È una carta che parla di qualcuno che è un po' vittima della sua situazione, ma c'è anche un 7 di spade, quindi in realtà non si vedono le cose come sono realmente. Mm? Tenete presente che tutto questo per qualcuno può far riferimento a una figura genitoriale, quindi può essere un genitore che in qualche modo vi fa capire che potrebbe esserci una possibilità per qualche cosa, ma poi in realtà è come se non ci si muovesse tanto in questa direzione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Qui è uscita la regina di denari, qui... Ah no, era di bastoni, scusate. Niente, pensavo fosse re di denari.
Allora, 4 di spade e la regina di pentacoli. Sì, di nuovo, come la sensazione che ci sia una figura genitoriale, in questo caso potrebbe essere una madre, perché appunto abbiamo la regina di pentacoli, che in qualche modo influenza un po' troppo le vostre dinamiche. Se non è la madre, può essere una collega, una sorella, dipende poi un po' la lettura, a voi come vibri. Però ho come la sensazione che qui c'è bisogno di prendersi un periodo con questo 4 di spade per riuscire a ricominciare. Per qualcuno è già successo, è un po' come se ci si fosse allontanati da un'idea o una situazione. Andiamo a vedere il 4, scusate, l'asso di denari, oggi straparlo. 10 di spade al contrario e la luna. Infatti la distorsione di cui vi parlavo prima, che sento anche un po' qui con il 7 di spade, ok? Allora, qui avete un 10, qui avete un asso. Il 10 è al contrario, quindi è un po' come se non voleste chiudere qualcosa, anche un po' per paura di iniziare qualche cosa di nuovo. La luna è una carta che parla sì di emozioni represse che ritornano a galla e di questioni che si vedono in modo distorto, come se si avesse, diciamo, la propria visione della realtà e non sempre è la realtà obiettiva, oggettiva, ma è una realtà soggettiva, cioè che dipende dal soggetto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Torre al contrario e 7 di pentacoli. Allora, qui la torre è al contrario perché fondamentalmente siete, è come il 10 di spade, siete voi che non volete lasciare indietro qualcosa e suppongo che sia questo condizionamento di questo diavolo. Il 4 di spade molte volte parla di una clinica dove ci si ritira proprio per un recupero di tipo spirituale, per una riabilitazione che può essere di un arto, se per esempio vi siete rotti il piede, ipotesi, piuttosto che una riabilitazione, non lo so, da qualche tipo di dipendenza, che può essere l'alcol. È da quando ho iniziato la lettura che sento odore di vino bianco, quindi ho come la sensazione che ci sia qualcuno che ha bisogno di allontanarsi da un certo ambiente per non cadere in dipendenze o per risolvere le proprie dipendenze. Andiamo a vedere l'imperatrice. Nove di coppe al contrario. Guardate, secondo me è una figura genitoriale o voi come madri di voi stessi che non vi permettete di darvi quell'amore che vi fa sentire appagati in un certo senso. Quando c'è il 6 di pentacoli si parla sempre di qualcuno che dà il giusto, certe volte anche diciamo il necessario. Quindi ho come la sensazione che se state cercando questo aiuto da parte di questa donna, può essere potenzialmente una donna, una madre, perché appunto abbiamo regina e imperatrice, è un po' come se questo aiuto non arrivasse. Può anche essere che c'è stata una promessa di aiuto e che poi questo aiuto in realtà non è arrivato. Per qualcuno è come se il rapporto stesso con la madre non vi facesse sentire vincenti, perché ho 6 di bastoni al contrario qui e regina di denari, imperatrice qui e 9 di coppe, che sono comunque due carte di successo a pagamento che sono vicine, è come se qualcuno non vi desse i giusti riconoscimenti, i giusti meriti. Andiamo a vedere 7 di spade. 5 di spade e un altro 7 di spade, ragazzi. E poi c'è il diavolo. Fate attenzione perché ho l'impressione che ci sia qualcuno che stia cercando di, insomma, non ve la stanno raccontando giusto, ok? Tenete presente che
Se l'asso di denari per voi è per esempio un'eredità o un qualche cosa da un punto di vista economico, quando c'è il 7 di spade si parla proprio anche di furti. Quindi fate attenzione e quando c'è il 5 di pentacoli è una perdita economica anche, quindi fate attenzione, appunto, nel caso abbiate avuto una vincita, un'eredità o abbiate dei soldi, insomma, da parte alle persone che vi girano intorno, perché qui sento che qualcuno non ve la sta raccontando giusta e potrebbe essere, con le energie così come sono adesso, che potrebbero rubarvi dei soldi. Voi adesso vedendo la lettura, diciamo che terrete gli occhi più aperti, ok? Non è detto che succeda, questo per capirci. Poi ho pubblicato anche un video che parla delle linee di tempo e di come cambiare le linee di tempo. È abbastanza semplicista, come video, poi in realtà non è così semplice la cosa, però è per farvi capire un po' come funziona e lo trovate sotto nella playlist anche quello. È sempre nel video che spiega come unire le più letture. Allora, andiamo a vedere questo 5 di pentacoli al contrario. Re di bastoni nuovamente, eccolo qui. Credo che sia il re di bastoni. Andiamo a vedere anche il re di bastoni perché ce l'avete 2 volte. Ragazzi, quello che vi dico, allora, 3 di pentacoli, 9 di bastoni al contrario, 9 di spade al contrario. Fate attenzione a chi vi racconta cosa. Il diavolo, normalmente l'energia del diavolo come archetipo è un'energia incantatrice. E qui in effetti abbiamo la figura del re di bastoni, che è una persona che sa parlare, e c'è anche quell'offerta che potrebbe arrivarvi. Ora, vedendo le carte come sono in successione, ho come la sensazione che la persona un po' più, se vogliamo, manipolativa possa essere la donna, mentre questo re di bastoni potrebbe essere qualcuno che vi può fare un'offerta di collaborazione, di coabitazione, di rientro nella società, o qualche cosa del genere. Ehm, che però vi dirò, comunque avendo queste 2 carte fate attenzione sempre alle persone con cui vi alleate. Perché è vero, da un lato l'aiuto di questa persona è un aiuto che vi potrebbe togliere i pensieri che avete avuto fino adesso, ma è anche magari un aiuto che dovete imparare a gestire, nel senso che potreste sentirvi un po' senza barriere, indifesi mi viene da dire. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere una credenza limitante che potrebbe esserci in questo periodo per voi. Quante? Ne tirerò su solo 2. Perché subisco un'influenza esterna? Ragazzi, ve la metto qui di fianco al diavolo. Anzi, non si vede, ve la metto qui. Metto il diavolo qua. Di chi è l'influenza esterna? Potrebbe essere di vostra madre. Non è detto che vostra madre, per esempio, sia in vita, nel senso può anche essere solo quella vocina che avete ancora del suo giudizio, magari. Non è detto che può anche essere un padre che abbia svolto un ruolo o un educatore che abbia svolto un ruolo, diciamo, più materno nel vostro percorso di crescita e quindi la vocina essere la sua, eh. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri? Questo è interessante. Da dove arriva questo bisogno? Bene, andiamo a vedere ancora una fatina, vediamo qual è il consiglio. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, i commenti, con le donazioni, con le condivisioni, con le iscrizioni, quindi grazie, grazie e grazie di nuovo. Ok. Motivazione. Wow! La sento molto collegata con l'asso di denari perché questa carta vi dice, ok,
Finché è inverno, che è il periodo della raccolta, diciamo il periodo un po' più buio, no, un po' più freddo, un po' più gelido, si può pensare, si può rimanere un po' così in letargo. Però poi quando arriva la primavera è ora di prendere la situazione in mano e iniziare a fare qualcosa. È ora di iniziare ad espandersi, ad esprimersi, a creare, sbocciare. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona la lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!